Stiamo andando verso l'estate, quindi possiamo iniziare a preparare degli outfit estivi. Che ne dici allora di confezionare dei leggings? Davvero semplice. Poi li facciamo con quello che rimane anche un top. Se anche tu sei sportiva, avrai visto che anche per fare attività sportiva il trend è quello di creare dei completini, indossare dei completini comunque alla moda e carini. Allora segui questo tutorial, vedrai è facilissimo realizzarli, realizzali anche tu, fammi sapere cosa ne pensi qua sotto nei commenti e soprattutto ti chiedo di iscriverti al mio canale. Alla prossima, ciao! Il tessuto utilizzato è un jersey. Disponi sopra il tuo leggings piegato in doppio, stendilo bene. Ritaglia lasciando 1,5 cm dei margini e un 3 cm per quanto riguarda l'orlo in fondo. Segna l'altezza della parte davanti del cinturino. Gira il legging dall'altra parte, cercando di mantenere la parte diritta in linea. Stendilo bene e continua a ritagliare. Io ho utilizzato uno scampolo di jersey che avevo. Da questa parte scendiamo di 2 cm per il cavallo, sarà il cavallo della parte posteriore. Adesso dobbiamo cucire l'interno gamba, quindi disponiamo diritto contro diritto e facciamo un punto elastico. Io ho utilizzato la taglia cuci, ma tu puoi fare anche uno zigzag o un punto elastico della tua macchina. Ecco cucite le due gambe, adesso ne infiliamo una dentro l'altra, diritto contro diritto, facendo combaciare le cuciture e la linea del cavallo. Cuciamo quindi tutto il cavallo. Ecco qua cucito. Attacchiamo adesso il cinturino, ritaglialo della larghezza della tua vita e cuci diritto contro diritto il lato corto. Dopodiché piegalo a metà nel senso della lunghezza, disponilo diritto contro diritto e cuci tutto intorno con un punto zigzag lasciando dietro un'apertura per poter infilare l'elastico. Ecco qua cucito tutto intorno, lasciato l'apertura, adesso una volta infiliato l'elastico vado a cucire. Faccio l'orlo in fondo con un punto elastico zigzag. Il nostro legging è finito. Vediamo se c'entra un top con quello che avanza di questo scampolo. Disponi una maglietta della larghezza desiderata sopra il tuo tessuto e ritaglia lasciando sempre un margine di 1,5 cm e qualcosa di più in fondo nell'orlo, un 3 cm. Dipende da quanta stoffa hai. L'altezza di questo pezzo deve arrivare sotto il seno. Per quanto riguarda la larghezza, adattati alle tue misure. Tagliamo quindi la parte in alto e i due lembi costituiranno la parte anteriore e posteriore del nostro top. Tagliamo adesso due trapezi che andremo a disporre sopra il seno. Per quanto riguarda la larghezza, prendete le misure della vostra maglia e i due trapezi dovranno coprire tutta la larghezza della maglia e ovviamente il seno, quindi in base anche alle vostre misure ritagliate i due trapezi. Abbiamo la parte del top, le due fasce che andranno arricciate e una fascia che andrà messa dietro il collo. Cuciamo quindi i due fianchi della maglia diritto contro diritto e facciamo l'orlo in fondo. Ecco assemblato il nostro top, ora andiamo ad agganciare le due fasce, quindi rifiniamo i margini laterali con un punto zigzag e arricciamo la parte che va cucita poi sul nostro top.
Facciamo delle piegoline, fissiamole con degli spilli, ovviamente a destra e a sinistra l'andamento delle piegoline deve essere opposto. Facciamo un punto diritto per fermare le nostre piegoline e dopo cuciamo questi due pezzi sopra il nostro top diritto contro diritto, con un punto ovviamente elastico. Ecco qua, abbiamo fatto le piegoline fissate con un punto diritto e poi agganciate le due fasce al top ponendole diritte contro diritto. Questo è il risultato. Le pieghe saranno opposte. Dietro abbiamo fatto un punto zigzag rivoltando il margine verso l'interno. Andiamo quindi adesso a rifinire la nostra fascia, prendiamo la misura che ci interessa per noi, cuciamo il lato lungo, il lato corto invece verrà ripiegato all'interno e fissato a mano dopo aver inserito le due fasce. Che questo video ti sia piaciuto, se è così fammelo sapere con un like e con un commento, soprattutto iscriviti al mio canale e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!